Speriamo. Welcome, ciao Moonchild. Ciao amore, ciao a Oggi tutti. siamo qui in 131, scimmia blu, ma abbiamo con noi la sirenetta che si innaffia. Sì, Sirenetta però non di Copenaghen ma di Berlino. E quindi Sirenetta di Berlino. Bene, vi benvenuti. accontenterete. Come state? Intanto, prima di tutto. Siete E sopravvissuti? prima di tutto, Donato, com'è andato questa onda del mirror? Ah beh, E io tu a me ami mi ha... tanto il mirror? Sì, beh, il mio compagno alleato, però in questo caso diciamo che mi sono praticamente smembrato, cioè ho tolto delle parti fisicamente, intendo, in questa onda di me che dovevo fare, quindi è stata abbastanza, cioè ha lasciato i segni, ecco, diciamo. Però sì, il resto tutto benissimo, anzi, mi trovo sempre, mi trovo sempre bene o male, insomma, a mio agio con lo specchio. Mi ci sono abituato. Sono abbastanza vanitoso, diciamo, di mio. No, scherzo, ovviamente non c'entra Sì, un lo tubo. sappiamo. Lo sappiamo. Sapete che a Donato piace pettinare le bambole. Oh, Maria Teresa! Da Ciao quando ero Elga! piccolo. Ciao Da belle quando ero donne! piccolo. Oggi vedete che sono tutta in blu faraonica, assolutamente faraonica, con È tutti i vero, che simboli bello. E faraonici non riesco a vedere perché everywhere. qua c'è il E sole che oggi dietro di me non riesco a vedere aspettatevi di ogni oggi, perché sapete che la scimmia è la mia guida della mia Eagle, della mia, quindi Esatto, infatti. Ed è la mia vi sfida. svelerò dei segreti, super segreti della scimmia oggi, perché Ed è oggi la va mia, così. e invece è la mia sfida primaria. La Infatti ho tua già sfida, ricevuto. perché ovviamente la leggerezza è solo un'opinione per Mr. Moonchild. Ma non è vero, anzi, forse sono troppo leggero senza accorgermene, non so. A questo punto. Allora, la Maria Teresa ti manda un saluto grande grande, perché so che Ciao sei sotto il cara. sole e non Ciao, vedi. infatti, il sole nordico, eccolo qua, è qua dietro di me. Aspettate che se riesco a trovare per condividere il video, non so cosa succede qua, mi fa vedere. Ah, io se lo faccio dopo mi vedrete un po' distorti, speriamo che riesco a stare dentro. Condivido io. Fai tu? È meglio perché sennò qua Sì, ci... sì, però se lo trovo, perché non so perché. E quindi, oggi i miei problemi di net continuano. Ah, infatti perché sono qua. Ok, oggi è all'inverso. Oggi è andato No, sul dai, mio personale, non è andato sull'altro. Adesso non, fa- facciamo non un facciamo switch, incazzare la facciamo scimmia, che sennò poi va via la connessione. Invece sta andando anche bene, è anche abbastanza buona finora, dai. Non sei scomparsa. ecco qua. Condiviso. Quindi adesso si dovrebbe vedere anche di qua, perché oggi non mi faceva condividere in uno, condividere nell'altro. Ah, vabbè, io non vedo nulla, Bene, però voi mi a vedete, Roma l'importante. piove, invece qui io sono con l'aria condizionata, super l'aria condizionata, perché ovviamente c'è caldo, la terra brucia in questi giorni, non so cosa stiamo bruciando, Ah, e, ma però stiamo bene, tutto a posto. Qui abbiamo adesso sera abbiamo le tempeste di sabbia. che Quindi meraviglia. si muove tutto la notte, io sapete che sono vicino alla montagna, con la montagna parla tanto Mm, la montagna, oh sì. e quindi il deserto sta veramente comunicando assolutamente. Ok, quindi tanto benvenuti, cambiamo energia ed entriamo nella meravigliosa Team 131, la La tua scimmia casa blu, blu. il blu, la La tua mia casa blu. casa in blu, e vedete, in blu vedete che la mia magic room è tutta blu, quindi mi sento Infatti. assolutamente a casa. Mm, mm. E, e che cosa vi volevo dire di questa scimmia?
intanto parto con l'affermazione di oggi della scimmia magnetica del Kin 131 per entrare nell'energia, perché oggi faccio ovviamente, brava scimmiona, faccio un po' di changement, ok? Ah, che bello. Donato sta già tremando, perché non sa bene, sapete che non si sa mai con me che cosa succede, voi lo sapete. Sì, Chi mi segue infatti. lo sa. Allora, sapete, noi Sei condividiamo elettrica. sempre con grande amore. Sono autoesistente quest'anno, attenzione, quest'anno sono sole autoesistente, quindi Esatto. Shams e Shams quest'anno, non ci sono storie. E, quindi volevo leggervi intanto l'affermazione, sapete che noi condividiamo tramite gli oracoli e tramite quello che ci arriva e tramite lo Solkin Maya che Donato ci illumina passo passo, giorno dopo giorno. Quindi facciamo un bel respiro ed entriamo nella lezione di oggi. Mi di l'audio, Ah, tesoro, là. di l'audio, Ok, grazie. ok, sì, sì. Ok, sto fare così della Madonna, scusate. Ed è io unifico per giocare, attraendo l'illusione, sigillo il processo della magia con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Un bel respiro e torniamo qua. Quindi, come vi ho scritto nel post, giochiamo insieme oggi, giochiamo un po' in questi 13 giorni in cui entriamo a capire che cosa ci vuole dire questi 13 giorni della scimmia. Cosa ci vuole comunicare? Chi è la scimmia? La scimmia è il nostro bimbo che ha tanta voglia di giocare, è quella che ci illude, ci fa vedere una cosa e poi tira giù bene tutta un'altra cosa, è quella delle improvvisazioni, quella che ci vuole sorprendere, ma ci vuole sorprendere. Ciao Eva, benvenuta. Ci vuole sorprendere perché ci vuole sorprendere questa scimmia? Perché vuole rompere le strutture. Rimaniamo nella grande semplicità, nella grande gioia di fare le cose. Chiedetevi nella vostra vita perché non siete contenti di fare alcune cose, che cosa vi manca per poter seguire quella scimmia e attaccarvi a un albero e fare le capriole nel prato. Cosa ci serve in questi 13 giorni? E ricordatevi, come vi dico sempre, siamo tutti esseri magici, nessuno escluso. Quindi usiamo la nostra magia per poter fare delle cose nella nostra vita. Vi dico queste cose perché la scimmia è la mia guida della mia aquila. Io ci ho messo molto tempo per riuscire a fare pace con questa scimmia. Brava Eva, certo che ce la farai, siamo tutti con te. Rendiamoci liberi e felici, soprattutto felici. Che mi chiedeva una grandissima leggerezza nell'affrontare ogni giorno, no, della mia vita. E infatti lo switch era proprio lì, riuscire a stare nella leggerezza e nel prendermi anche un po' in giro. Ogni tanto io mi fermo e dico, vabbè, ma sei pesante, no? E per anni invece avevo tutta questa struttura che era così pesante del dover essere, ma noi non dobbiamo essere nessuno, non dobbiamo essere solo noi stessi, come vi dico sempre. Cerchiamo di capire questa cosa che è assolutamente il punto fondamentale che oggi vorrei comunicare a voi. Alleggeritevi e cercate semplicemente di stare proprio nel vostro bambino, quel bambino che ha voglia di giocare con quell'adulto che siamo oggi. Non è che se siamo adulti non possiamo essere la gioia di quel bambino. Cosa fa il bambino? La prima cosa che fa, va e cerca di conoscere, di scoprire, di conoscere nuovi amici. Ma chi sono questi che sono nel mio prato a giocare oggi? E voglio giocare con loro. Quindi apriamoci, perché noi abbiamo paura degli altri, perché abbiamo paura di noi stessi. Smettiamo di stare in questo, lasciamo che la scimmia ci possa guidare veramente.
e ci faccia vedere tutto ciò di cui ci siamo illusi e qual è veramente la verità, la realtà che è vicina a noi, che è davanti a noi. Quindi cominciate un pochino a lasciarvi guidare, lasciatevi prendere per mano questa scimmia che forse vi ruberà delle cose, forse vi nasconderà delle cose, perché non vi servono più, forse ve le romperà anche, arriverà e vi romperà qualcosa. Invece di arrabbiarvi, fermatevi, fatevi una risata e dite ok, dimmi che cosa devo capire. Cosa dici? Io unifico per giocare, quindi unisco tutte queste mie parti perché devo imparare a giocare con me stesso, a giocare con gli altri, a giocare con la vita. Perché pensate che siamo qua e questa è un'apparizione, questa vita. Siamo eh, questa trasformazione ogni giorno, proprio perché la vita ci vuole trasformare. Siamo qui come degli attori, ma siamo veramente qui? Ve lo chiedete? Ci siamo veramente? O siamo soltanto degli avatar qui in questo momento e non ci siamo? Ve lo siete mai chiesti? Perché vi arrabbiate tanto perché le cose non sono come voi volete? Lasciate andare quelle corde, quelle liane che avete in mano e guardate che cosa avete davanti. Avete tante altre cose che sono esattamente per voi. Quindi chiedetevi dove siete, chiedetevi chi è l'illuso. Se voi, la vostra anima, il vostro bambino o il vostro adulto. Chi gioca in questo gioco? Facciamoci questa domanda e usiamo la magia che è dentro di noi per cambiare le cose che non ci vanno più bene. Come diceva, cambierò il mio lavoro perché non mi piace più, cambio la relazione perché non mi piace più, oppure la trasformo, imparo a giocare con il mio compagno, imparo a guardarlo negli occhi, imparo a giocare come fanno i bambini. Oggi inizio così. E oggi invece di leggervelo alla fine il poema, io ve lo voglio leggere prima di leggerlo perché è molto importante quello che ci vuole comunicare. Quindi parto con il poema, quindi un grande respiro e andiamo a sentire che cosa ci vuole dire questa scimmia. E sapete come si chiama la scimmia? La scimmia è l'illusionista. E dice: io sono l'illusionista, codificato dalla scimmia blu. Il mio numero è l'11, codice maestro. Io sorgo fuori dal nulla, con percezione autoliberata. Per mezzo del doppio 11 io proietto realtà multiple. Per amore del trascendere universale come generatore del circuito blu elettrico. Io sono l'alchimista azzurro, l'illusione della mia stessa esistenza, proiettato dal mio cristallo biterminato. Io esemplifico l'enigma della realtà che non arriva né se ne va, che non finisce né che inizia. Per coloro che pensano che io sia un enigma, io sono reale. Per coloro che pensano che sono reale, io sono un enigma. Ovunque resti l'illusione, ovunque resti, ovunque resti illusione, io sono là per dissiparla e dissolverla, perché io possiedo le magiche tavole e i numeri che vi fanno entrare nel gioco mentale cosmico. Ciao Rosso e benvenuta. Volevo iniziare così, perché dopo ve lo rileggerò e vediamo se la penserete sempre allo stesso modo. Oggi faccio un trick, un gioco della scimmia. La scimmia ovviamente ha preso possesso di me, voi sapete che io sono la posseduta. Oggi vi confesso che io sono la posseduta, qualcuno lo sa. E quindi andiamo a vedere.
questa onda della scimmia che cosa ci vuole dire? Là. La scimmia già ci dice, prova un po' a guardare le cose da un altro punto di vista, prova un po' a vedere se quella cosa che hai davanti la vuoi guardare come vuoi tu o se veramente invece è in un altro modo. Questa scimmia ci dice, oggi hai la possibilità, con questo cambio di energia, di iniziare veramente a credere in te in un modo nuovo, come se tu dovessi integrare tutte quelle parti che sono del tuo bambino, della tua fanciulla, del tuo vecchio, del suo saggio, del tuo Aldo se stesso, della tua maestra che c'è dentro e della tua maga Magù che è dentro di te. Allora, iniziamo a camminare diversamente. Eccoci qua. Allora, intanto la scimmia oggi, nel tono magnetico, sapete che io non ve lo dico mai, ma tanto sapete cosa è magnetico, quindi lo posso dire, ci dice, riporta ordine, distruggi tutto ciò che hai costruito fino ad oggi e ricomincia. Giochiamo insieme, come facciamo alla torre della Lego, buttiamola giù tutta e ricostruiamo. E facciamo questa base grande, 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 affinché ci possa sostenere in tutto ciò che vogliamo portare su in alto e vediamo se veramente ci tiene. E ci chiede di fare una ricerca, cominciare a fare una ricerca verso dentro di noi. Una ricerca che cosa ci chiede di portare questa scimmia. Sapete la scimmia che cosa vi chiede di portare? Solamente il vostro cuore. Chiede semplicemente di portare quel cuore di quel bambino, quel cuore che è soltanto vostro, quel cuore che deve giocare con voi, perché se non ci mettete il cuore nel gioco, manco vi divertite. Incominciate a manifestare ciò che volete fare, fate quel gioco, ma manifestatelo. Non state sempre a dire mi piacerebbe, mi piacerebbe, mi piacerebbe. Facciamolo. Ora, qui, ora, facciamolo. Manifestiamolo adesso. Iniziamo questo viaggio, iniziamo ad andare velocemente verso dove vogliamo andare. Smettiamo di solo parlare, i fatti, portiamo giù le basi, facciamo qualcosa per noi, ok? E portiamo armonia dentro di noi affinché quella creazione che noi vogliamo portare possa veramente poter iniziare a vedersi. Io comincio a fare dei passi per quella creazione che voglio portare, per la mia visione, per quello che sto creando, per la mia anima, per chi sono, ok? E per ciò che veramente voglio essere. Cominciate ad allargare i confini e sognate in grande, che i vostri sogni siano veramente grandi, 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 ok? E siate leggeri, cosa dice la Cina? Devi essere leggero, leggerezza, leggerezza, gioco, giochiamo, giochiamo, sorridiamo. Cosa fa la scimmia? La foto che ho messo, la scimmia sorride. Quindi fatevi un bel sorriso tutti. Ora, bel sorriso, sorridete. Perché la scimmia ci vuole vedere divertire, divertimento, perché nella nostra vita tutti i giorni siamo troppo seri, non ci dimentichiamo sempre che ci dobbiamo divertire. Ok? Iniziamo a camminare verso una strada e lasciate andare tutte quelle cose pesanti, quelle cose che state portando, quei carri pesanti, quegli arati che state portando sulle vostre spalle, lasciateli andare, perché saltando con la vostra leggerezza voi potrete cambiare e rendervi liberi, affidarvi a ciò che l'universo vuole regalarvi, a tutta la magia che vuole arrivare intorno a voi.
e state nell'essenza, che cosa veramente è importante per voi, che cosa non è illusione, che cosa è realtà. È veramente molto piccolo questo limite. Può essere visto in vari modi. E vi chiede a un certo punto, la scimmia vi chiederà durante questa onda di fare un cambio, di fare veramente un taglio. A quel punto voi avete capito che cosa dovete lasciare andare, avete capito non tanto che dovete lasciare andare, quanto avete bisogno del sorriso di quella scimmia, del sorriso di quel bambino che è il vostro, che ha bisogno di camminare per mano con quell'adulto, se no l'adulto è triste, gli manca qualcosa, capite? E a quel punto la scimmia sapete dove vi porta? Verso il vostro sogno. Vi porta verso il sogno della vostra anima, vi rimette addirittura per camminare con la vostra anima, col vostro progetto, col progetto d'anima che siete venuti qua. Affidatevi a lei. Se voi camminate e la ascoltate questa scimmia, questi 13 giorni lei vi riconnette a quello che è la vostra strada, con una grande leggerezza, e vi direte: "Wow, era molto semplice tutto questo, molto easy, perché non l'ho fatto prima". Non fatevi troppe domande, ma semplicemente andate. Andate leggermente, camminate e sorridete veramente. E non ponetevi problemi di nessun tipo. Questo è quello che ci chiede la scimmia in questi 13 giorni, di trasformarci, ma di trasformarci veramente per scoprire chi siamo, ok? E per andare leggermente a giocare con noi. Mm? Vediamo gli aiuti. Guardate un pochino. L'aiuto è la Sfinge, il grande messaggero della Kasha. Perché? Perché se voi vi lasciate portare dalla magia della scimmia, riuscirete anche a essere in contatto con lo spirito che scende, con i messaggi che arrivano, con quella voce che io vi rompo sempre e vi dico: ascoltate, l'unica verità è la vostra. Quindi voi potrete essere in contatto con questo grande altare, con questa libreria cosmica, altare della terra, la Sfinge che guarda oltre l'oltre, che è lì da secoli e che racchiude tutte le memorie di ogni anima, per quello che vi ho detto alla fine, andate verso l'anima. Ciao Eugenia, benvenuta. Vediamo con le carte della Collin, della Luna. Per che cosa? Per trovare la vostra direzione, guardate un po' qua, per trovare la direzione di vita, esattamente quello che vi ho detto alla fine dell'onda, il consiglio degli oracoli alchemici è proprio quello: trovate la direzione e andate verso quella direzione, perché se la seguite questa scimmia, se imparate a giocare con lei, se imparate a farvi illudere e a capire che tutto è un'illusione, tutto è reale, come vi dico sempre, il mondo invisibile diventa visibile, invisibile diventa invisibile. Lasciamoci portare in questo gioco di questi 13 giorni. Giochiamo insieme, ve l'ho detto nel post, giochiamo insieme. E state leggeri, perché la scimmia vi stupirà, vi dirà cose che sono molto importanti, vi farà scomparire, farà apparire delle cose. Ciao Miki, vi farà apparire delle cose che stavate cercando. Fatevi portare dalla scimmia, fidatevi. Io ci ho messo anni per capirla, per comprenderla, non per capirla, per comprenderla. E devo dire che da quando gioco con lei mi sto divertendo molto e sono molto felice. E la mia bimba è veramente al settimo cielo. E gioco col mio deserto, gioco con me stessa, mi prendo in giro e mi diverto a essere la maga che sono. E la condivido con voi ed è un grande per me piacere potervi
regalare con amore questa mia visione. E vi fidatevi, la scimmia è un grandissimo portale perché ci aiuta ad alleggerirci, siamo tutti molto pesanti, e ci aiuta a riallinearci con la nostra proposta d'anima, perché siamo qua. Questo è importante. Quindi, prende respiro, da vi rilego il poema e voglio sentire se voi sentirete dentro di voi se la sentite uguale o se dopo questa informazione ai 13 giorni dell'onda c'è qualcosa di diverso, qualcosa che è cambiato. Io sono l'illusionista, codificato dalla scimmia blu. Il mio numero è l'11, codice maestro. Io sorgo dal nulla, con percezione autoliberata. Per mezzo del doppio 11 io proietto realtà multiple. Per amore del trascendere universale, come generatore del circuito blu elettrico, io sono l'alchimista azzurro, l'illusione della mia stessa esistenza, proiettato dal mio cristallo biterminato. Io esemplifico l'enigma della realtà, che non arriva né se ne va, che non finisce né che inizia. Per coloro che pensano che io sono un enigma, io sono reale. Per coloro che pensano che sono reale, io sono un'illusione. Io sono là per dissiparla e dissolverla, perché io possiedo le magiche tavole e i numeri che vi fanno entrare nel gioco mentale. Quindi buoni 13 giorni. Guardate se voi siete reali o se siete un'illusione. Io sono un avatar, ovviamente, voi lo sapete, non sono reale, e quindi io vi amo sempre, la scimmia vi ama, noi due vi amiamo, posseduta, e vi bacio! Grazie Vi do amore, la parola al mio amico Moonchild per essere più serio di me, bellissimo. ma io non posso essere seria perché sono una scimmiona, lo sapete. Ah, beh sì, la Vi voglio rappresentanza che hai bene. dato, una bellissima rappresentanza che ci doni, perché io invece adesso, preparatevi, la mia ovviamente è un po' di contro, diciamo, nel senso che no, non che sia contro la scimmia, però per me è proprio il glifo, diciamo, di sfida, per cui me la trovo quasi sempre di fronte a Sì, ma dover ora che ti fare fai pace e questa scimmia, dai, ma io ogni avanti, 3 anni, yalla. io ogni 3 anni la rincontro volentieri, l'ho incontrata, infatti volevo proprio raccontare di questo aneddoto che mi hai fatto venire in mente mentre parlavi, di quando sono stato lì da te. In quell'anno io vestivo appunto i panni della 111, che è la scimmia risonante, quella nell'onda, 2 onde fa, del serpente, no? E se tu ti ricordi bene, cara, tu vestivi i panni del serpente, perché Certamente, io infatti ero il eravamo... 105, iniziavo i miei ciclo Esatto, del 13 infatti, anni, sono allora, ancora nel serpente. e sentite questa che meraviglia, di sincronicità meravigliosa. Allora, andiamo ad Abydos, in questa stanza meravigliosa, infatti in questo life, come si chiama, quel hotel meraviglioso, In vabbè. un tempio. No, no, Scusate, no, io volevo all'albergo. dire all'albergo, se ti ricordi, entriamo nella La stanza, cappella di Horus, la stanza, sentite come parlo, no, merita di venire no, più. no, no, non hai Dove? capito. Fammi parlare. Allora, siamo entrati nella stanza dove abbiamo pernottato, sopra i nostri Stanza letti, d'albergo. stanza di albergo. Allora, scenario, Capito. camera stupenda, i letti, ognuno il proprio. Allora, sopra un letto c'era un quadro che raffigurava una scimmia legata al guinzaglio da dei bambini dispettosi, e quello era il mio letto, ovviamente. In quello di Cinzia c'era un serpente, ve lo giuro, guarda, è stato meraviglioso. E questo per dirvi che io, quando sono arrivato lì, avevo questa scimmia veramente al guinzaglio legata, che dovevo liberare in qualche modo. Questo è importante, ve lo dico perché
ci creiamo molti meno problemi se lasciamo che appunto questi scherzi, queste illusioni vengano assolutamente vissute più leggermente possibile, perché dopo lo specchio, essendo ora in questa colonna chiamata mistica che vi ho già spiegato l'altra volta, è come se noi attraverso lo specchio fossimo passati come dietro, no? Come dietro, di là, dalla mera immagine illusiva di quello che riflette lo specchio. Ora ci troviamo di là. Non a caso lo specchio, insieme alla scimmia, e la stella e al drago, reggono tutto l'intero Tzolk'in, come già vi avevo detto. Da 2 giorni, inoltre, siamo entrati in questo quartetto divino, sacro, che è il cuore, proprio il pulsante, il nucleo focale, chiamata il quartetto sacro, perché ogni quartetto, diciamo, sono 4 glifi, ognuno per ogni, diciamo, colore. Questa è la 33esima armonica, quindi quartetto. In questa 33esima, ovviamente, siamo come in una bolla di energia potentissima. E qui quindi per questo dico, ora, oltre lo specchio, oltre quello che pensavamo semplicemente di essere, ora andiamo a incontrare la pura magia, e la pura magia non va gestita, per questo che ho parlato di questa scimmia al guinzaglio che era sopra il mio letto, perché non va gestita nel senso che il trick e la scomodità, per noi, diciamo, umani, terricoli e comunque adulti, diciamo, in questo mondo abbastanza, diciamo, grigio, un po' triste purtroppo di questi tempi, c'è bisogno di destrutturare e di spaccare, quindi in qualche modo la rigidità, la pesantezza, la drammaticità di quello in cui viviamo. È questo che ci porta la scimmia ci riporta quando eravamo bambini, perché quando eravamo bambini, non a caso infatti questo quartetto è anche chiamato il quartetto, l'armonica del non ego. Non ego appunto perché nella costruzione di quello che poi noi diveniamo, no? Nel diventare e sentirci adulti per la società, dobbiamo vestire dei panni, vestire delle maschere. È questo che la scimmia ci cerca di tornare a riabbattere, ecco, per fare ritornare fuori quel bambino, far ritornare fuori quella anche proprio magnificenza, cioè proprio di meraviglia e anche di suggestione, perché comunque nel mondo di noi umani adulti purtroppo la suggestione, l'illusione sono tutte aggettivi molto negativi, se ci pensate, no? Perché veniamo illusi, veniamo delusi, perché abbiamo aspettative, perché pensiamo di dover essere in un certo modo, perché ci vogliono in un certo modo, ma non perché noi lo siamo. Quindi qua torniamo alle origini, torniamo al bambino che siamo, torniamo esattamente a meravigliarci, a stupirci, a viverci appunto anche il dispetto e il gioco che serve appunto per passarci attraverso, fondamentalmente, per riuscire a non appesantire ulteriormente il carico che magari nel quotidiano vivere, appunto, e nel grigiore quotidiano facciamo già fatica, ecco. Quindi questo è la funzione. E poi, come già accennava Shams, ovviamente il termine di questa onda, lei ha parlato molto di sogno, perché infatti termina proprio nella notte cosmica. Quindi ritornare a sognare, ritornare a suggestionarci, tornare a quella purezza, perché solo così riusciamo a imparare che è tutto assolutamente illusorio ed è tutta una costruzione del mentale, diciamo, e della matrice che noi fondamentalmente co-creiamo, e quindi questo ci insegna la scimmia. Siamo noi in realtà i maestri e i maghi nel poter trasformare, destrutturando questa realtà rigida e che non ci appartiene. Ecco, questo è, diciamo,
tutto il suo obiettivo, l'obiettivo primario di farci un po' questi sgambetti, ecco, questi giochetti, questi scherzi che in realtà sembrano non servire, ma vi assicuro che servono, come tutto serve, assolutamente. Quindi detto ciò, appunto, vi ho detto che da 2 glifi, già dalla luna scorsa, quindi quella 129, cristallo, siamo entrati in questo quartetto, in questa armonica molto importante, in cui siamo adesso proprio nel centro proprio focale, e domani infatti incontriamo l'umano lunare che ci ricorda appunto questo che vi ho appena detto riguardo a ridicolizzare comunque la serietà e la struttura, diciamo, rigida che l'uomo adulto ci vuole imporre, ecco. Quindi cerchiamo di alleggerirci, cerchiamo di capire che dobbiamo fare pace con questo tipo di strutture che ci imprigionano, e cercare sempre più di liberare in realtà il nostro vero, la nostra più alta volontà. Quindi è per questo che è qui dentro questo umano lunare. Dopo, uscendo da questo quartetto, da questa armonica numero 33, entriamo nel viandante elettrico, e infatti ci attiviamo per portare assolutamente a servizio qual è il messaggio che portiamo da generazioni e da esistenze attraverso la nostra anima, e lo portiamo assolutamente in maniera più vigile e più coerente possibile nel quotidiano vivere, e soprattutto veicolandolo nella maniera più chiara e limpida possibile. Quindi portarlo assolutamente a compimento, portare chiarezza a questa missione. Dopodiché abbiamo il mago autoesistente, che ci permette di creare questo vascello, questa struttura molto salda a cui noi ci aggrapperemo per riportare l'immaginazione a uno stato conscio e realizzabile. Quindi il mago autoesistente ci aiuta a portare la magia, come dice immaginazione, agire la nostra magia e quindi portarla a realizzazione, diciamo, in una struttura comoda, fuori da restrizioni temporali che non ci corrispondono. Poi dopo abbiamo l'aquila meravigliosa nella curva della torre intonante. Con l'aquila, non a caso, che ritorniamo al blu, abbiamo la possibilità, anzi qui proprio il dovere dell'aquila ci impone di potenziare le nostre ali verso quel viaggio che ci porta sempre più su e sempre quindi più vicini a ciò che attraverso già il mago avevo immaginato, ma con l'aquila intonante la visione sarà molto molto nitida, e dobbiamo crederci, perché senza credere nella magia e senza la suggestione, la magia stessa non ha modo di manifestarsi, e così nemmeno la visione dell'aquila. Quindi con questa bella curva a U che ci fa fare l'aquila, dopo saliamo sempre di più incontrando il guerriero, che ci porta a fare pace con il nostro mentale, con la struttura, diciamo, come posso dire, quei loop che si scatenano di fronte all'inaspettato, all'inverosimile, o a ciò che non avevamo calcolato, ecco. Il guerriero ci aiuta a trovare quella pace, quell'armonia, quell'equilibrio mentale per poter, come dire, sorpassare l'ostacolo, scavalcandolo semplicemente senza
aggrovigliare troppo i pensieri e le domande che se no non fanno altro che creare ancora di più confusione. Quindi il coraggio del guerriero qui è proprio di ritrovare quella pace, quella calma mentale, di dire ok, non è così, forse è così, però comunque sia, si va avanti, si va oltre e affrontiamo con lucidità e l'intelligenza del guerriero quello che ci viene proposto per cambiare. Dopo abbiamo il cuore dell'onda che è al centro di questi 13 giorni ed è fra una settimana ed è la terra rossa risonante che infatti ci comunica e ci sensibilizza sul fatto dell'incastro preciso e sincronico che magicamente avviene e a cui non c'è e non dobbiamo dare una spiegazione. Non c'è un perché, non c'è un per come, non c'è un sarà e non c'è un è stato, semplicemente è. Con la terra rossa dobbiamo assolutamente mantenere la rotta e stare con quello che ci si presenta, nel senso che abbiamo, cioè, ci vengono dati degli strumenti da questa terra rossa affinché noi possiamo leggere da dentro attraverso le sensazioni, attraverso proprio una connessione alta, anche proprio che va oltre il verbo, che certe situazioni, certe cose ci capitano per dei motivi molto molto profondi e che vanno a toccare argomenti e situazioni che vanno assolutamente viste da altre angolazioni. Ecco, quindi la terra rossa ci permette, nella sua connessione con Urano, ci permette di interpretare diversamente quello che ci succederà e sarà molto, molto magica questa terra risonante. Dopodiché abbiamo lo specchio autoesistente. Qui abbiamo appunto incontrato nella scorsa onda. Quindi, come dicevo, abbiamo frantumato quel confine, quel velo e quella copertina, diciamo quella struttura che separava il nostro sé, diciamo alto, che abita nella quarta dimensione, con l'immagine riflessa. Qui abbiamo riottenuto finalmente una coesione coerente con il nostro sé appunto superiore, la nostra volontà appunto a cui spesso non siamo connessi. Invece in questo caso, in questo tono, noi abbiamo un riscontro e siamo assolutamente come noi diciamo siamo soprattutto nella nostra matrice, ecco, come siamo al di là dell'immagine che tante volte siamo costretti a dare per gli altri, per la società, per il collettivo. Ecco. Quindi qui c'è assolutamente coesione, coerenza e riusciamo a vedere nettamente e fare vedere soprattutto agli altri chi siamo realmente con il Galattimo. Quindi cioè abbiamo reintegrato tutti quei pezzi e quelle immagini di noi che non riconoscevamo e che dovevamo conoscere necessariamente per ritornare a quell'integrità. Dopodiché abbiamo la tempesta solare, 139, non a caso anche qui torniamo al blu, quindi qua saliamo poi verso ancora più in alto negli ultimi 4 toni, quindi la tempesta solare ci aiuta ancora di più a smantellare tutte le incrostazioni, tutto quello che fino qui non avevamo compreso e accettato di dover lasciare andare. La tempesta ci dice ok, questa è una pulizia finale, perché dopo domani, il giorno dopo, con il sole
con il sole diciamo magnetico, no, che cavolo dico, scusate, il sole numero 10, quindi si manifesta planetario, manifesteremo ciò che realmente è la nostra verità e la nostra bellezza, il nostro sole, cos'è che illumina la nostra verità, quali sono le nostre doti, quali sono le cose che nascondavamo e che non riuscivamo a tirare fuori. Qui dobbiamo assolutamente essere già denudati e pronti per quel tipo di rappresentazione totale di noi stessi, ecco. Quindi dopo, ovviamente essendoci il tono 11, incontriamo il drago finale, che è un test molto forte, per cui capiremo che tutte le delicatezze, tutto quello che appunto non accettavamo di noi e che abbiamo portato fuori, finalmente ora siamo in grado di sostenerlo, di prendercene cura, di quel drago, di quelle ombre che tenevamo nascoste, le possiamo portare in leggerezza fuori, perché la scimmia possa, come dire, ritrovare a questo drago più leggerezza nel diciamo, giudicarsi troppo fortemente e nel non, come dire, guardare i due lati della moneta, ecco, perché molte volte il drago è purtroppo sempre dal lato catastrofico della moneta e non vede al di là. Invece così, attraverso questo spettralizzazione del drago, riusciamo a capire che comunque c'è sempre un'alternativa, c'è sempre una versione di noi che può cambiare, che può e deve cambiare per stare meglio, per alleggerirsi e per viversi meglio il quotidiano. E quindi non essere di peso né a se stessi né agli altri. Quindi se anche non piacciamo agli altri, con questo drago noi ci accetteremo comunque, ecco. Dopodiché abbiamo il vento cristallo. Col vento cristallo abbiamo fatto finalmente pace anche con appunto quello che è il modo di rapportarci, diciamo, agli altri, e riusciamo, attraverso appunto sempre la leggerezza e proprio la velocità anche di comunicazione, di arrivare a comunicare dal cuore, dal cuore del cristallo, quindi non solo nella leggerezza, ma in questo caso del cristallo proprio nella trasparenza del cristallo, quindi una comunicazione molto pulita, molto, molto veloce, molto limpida, chiara e di utilità per il collettivo, ecco, per capire meglio e capirci meglio e farci capire meglio. Dopodiché appunto finiamo e qua incontriamo infatti la notte, che è il grandissimo porto che raggiunge, perché qui finalmente viene liberato appunto dalle strutture della grigia, diciamo della rigidità, sia appunto di questo vivere solamente come dire, di cose superflue, superficiali, il non comunque, cioè il doversi sempre accontentare di quello che ci propina questo tipo di realtà. Con la notte cosmica invece riusciamo a contemplare differenti regni e riuscire quindi a interagire con essi per manifestare, realizzare e avvicinarci quindi sempre di più al sogno che avevamo dentro e comunque manteniamo in realtà dentro quel bambino
che purtroppo abbiamo dimenticato e non purtroppo appunto come dicevo questi dogmi, queste strutture gerarchiche in cui dobbiamo vivere il nostro qui e ora è veramente veramente duro, quindi la notte cosmica ci permette, ci dà proprio questo lascia passare, questa scorciatoia per riuscire ad evadere questa routine veramente pesante. Ecco, questo fa la notte insieme alla scimmia. Ritornare a quel sogno, ritornare a crederci, ritornare a far sì che viva e continui assolutamente, non a sopravvivere, ma a rivivere, a rinascere a noi. Benissimo, quindi risvegliamoci in questo sogno. Grazie mille dell'attenzione come sempre. Io non so in quanti siete perché non riesco a vedervi qua, adesso vedo solo la cosa dell'applicazione. Comunque io non ho purtroppo da leggervi, però vedete che non a caso sincronicamente Cinzia ve l'ha già letta 2 volte, io non ce l'ho la mia questa volta perché sono fuori, quindi ci accontentiamo di queste due letture bellissime che ci ha già fatto Shams. Grazie mille a Perfetto. tutti, grazie sempre di esserci e buona onda della scimmia e giocate, giocate, giocate. Esatto. Vi voglio Un bene. bacione. Grazie Un a bacione. tutti. Grazie, buon Ciao, percorso, buona buona onda. scimmia. Ciao Anna, Buona onda. benvenuta. Ciao a Ciao. tutti, ciao tesoro, ciao. Ciao Dani.